Ciao a tutti, il linguaggio del corpo è la chiave del tuo subconscio, del tuo inconscio. Il nostro inconscio, che è quella parte che definisce esattamente quelli che sono i nostri comportamenti, che definisce cosa significa innamorarsi, perché noi ci innamoriamo non tanto per una scelta logico-razionale, ma ci innamoriamo per una scelta emotiva, per una scelta emozionale. E la nostra parte emotiva è condizionata, fortemente condizionata da quelli che sono i linguaggi non verbali. Il nostro inconscio si esprime attraverso il linguaggio non verbale e attraverso il linguaggio non verbale comunica. Comunica quello che ha dentro. Quindi noi se vogliamo far innamorare una persona, non dobbiamo comunicare con la sua sfera logico-razionale, ma bensì dobbiamo comunicare con la sfera emozionale. È soltanto la sfera emozionale che consente di ricevere un messaggio e elaborare questo messaggio e trasformarlo in innamoramento, trasformarlo in coinvolgimento. Noi non possiamo coinvolgere a livello logico-razionale, non è possibile che questo accada, dobbiamo sempre andare a influenzare la sfera emotiva. Allora come si manifesta questo linguaggio del corpo? Il linguaggio del corpo si manifesta in modalità molto diverse. Ad esempio, si manifesta attraverso quelli che sono i segnali di gradimento, i segnali di rifiuto e proprio la comunicazione non verbale, che comprende 4 canali che noi dobbiamo imparare ad utilizzare tutti. La prossemica, la gestione degli spazi, la cinesica, la gestione della gestualità. I gesti che noi facciamo possono andare a influenzare una persona, possono andare a generare comunque coinvolgimento o decoinvolgimento. E la paralinguistica e il contatto fisico. Allora, facciamo un esempio pratico. Allora, la prossemica, avvicinarci o allontanarci, ci dà delle informazioni molto importanti, ad esempio, su se una persona gradisce possedere o gradisce maggiormente desiderare, perché avvicinarsi a una persona significa dare possesso, quindi se su un mio avvicinamento l'altra persona si allontana, vuol dire che inseguire non gli piace, perché l'allontanamento vuol dire non mi piace, l'avvicinamento vuol dire mi piace. Questo anche le capre lo capiscono, nel senso che una capra, se gli metti il sale, si avvicina, se gli spruzzi l'acqua, si allontana, quindi gradisce l'avvicinamento, è un gradimento. Quindi noi possiamo verificare attraverso la prossemica, ad esempio, diverse cose. Possiamo vedere questo. Poi possiamo vedere anche invece, questo per una persona che non conosciamo, vale ovviamente. Per una persona che conosciamo, il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, il nostro marito, la nostra moglie, se tende, diciamo così, ad allontanarsi un po' quando ci avviciniamo, a non accettare, ad esempio, il contatto fisico, cioè ad esempio lo accetta perché per un motivo logico, però gli viene da raschiare, gli viene da toccarsi il naso è una tensione molto forte, allora vuol dire che non è più così tanto innamorato di noi. Se ogni volta che arriviamo a casa e il nostro marito, nostra moglie dice caro, ti amo tanto e raschia, oppure caro, ti amo tanto e si tocca il naso, e vuol dire che sta mentendo, che non ci ama più di tanto. Questo riguarda quindi la capacità di leggere i segnali dell'altra persona. Questo è molto importante capirlo perché ci permette di
ottenere, diciamo, dei risultati interessanti, no? E quindi capire oltre, al di là della parola, quelle che sono le modalità comunicative di una persona. Inoltre, appunto, ad esempio, possiamo utilizzare la paralinguistica. Il tono della voce che noi usiamo è un tono che può essere un tono duro, di comando, tachete! Tachete è il dire diciamo, un segnale duro, no? Tachete sembra un qualcosa di rigido, di tachete! Anche se non significa nulla, appare questo, no? Mentre invece maluma è, diciamo, un segnale non verbale, una paralinguistica che riporta a un segnale dolce, morbido, no? Maluma sembra un qualcosa di morbido, no? Di gommoso, maluma. E allora noi dobbiamo utilizzare, come dire, a livello simbolico i due simboli, tacchete e maluma, possiamo utilizzarli per, diciamo, generare delle tensioni, generare delle emozioni. Ci sono persone che gradiscono maggiormente a livello emotivo il segnale, la comunicazione non verbale, tacchete, dura. Altre che prediligono la comunicazione non verbale morbida, maluma, ma a livello emotivo, non a livello logico-razionale. E quindi questo è importante capirlo perché noi dobbiamo calibrare, no? E quindi non è che posso dire tacchete e maluma, però posso utilizzare un linguaggio un po' più duro. E come ti dicevo, questo dobbiamo vedere fino in fondo se riusciamo a fare questo progetto. E vedo cosa succede, cosa dice l'altra persona, no? Oppure posso dire, dopo possiamo vedere questo progetto, se possiamo portarlo avanti nel tempo per concludere questo affare fino in fondo. E adesso sto usando un linguaggio completamente diverso. Nella prima parte era un inseguire il tacchete, nella seconda parte è un seguire il maluma e vedo quale delle due, diciamo, inconsciamente gradisce l'altra persona, perché poi dovrò utilizzare quello che inconsciamente gradisce per acquisire ascendente anche il mio modo di fare. In un caso dovrò essere più direttivo perché la persona ama farsi dirigere, la parte emotiva e non la parte logica. Nell'altro caso ama una cosa più morbida, più, come dire, un modo di fare più meno tensionale, diciamo così. E quindi devo imparare io ad utilizzare entrambi i sistemi per poi propinarne uno o propinarne un altro a seconda di quello che mi interessa ottenere dalla persona. Ehm, Poi è importante anche capire il contatto fisico, come deve avvenire, se stringo la mano, ad esempio posso capire se devo stringere forte, se devo tenerla moscia la mano in questo modo. Ci sono quelli che ti danno la mano così, o se devo essere molto avvolgente, protettivo, morbido. Sono anche queste modalità che ce ne sarà una più di un'altra che piacerà e io devo capire quale piace di più perché queste sono delle chiavi importanti, sono le chiavi di accesso alla nostra emotività, sono le chiavi di accesso al nostro inconscio e quindi devo capire in che modo, perché una chiave sarà più materna, protettiva, avvolgente, la stretta di mano protettiva, sono persone che vanno alla ricerca della mamma fondamentalmente. Quelli che vogliono una stretta di mano più penetrante, incisiva, vanno più alla ricerca della figura paterna, diciamo così. Quindi queste due cose è importante capire anche qua perché questo mi dà un accesso molto rapido all'emotività dell'altra persona, mi permette di capire come devo poi comportarmi anche in una trattativa, nella vendita, insomma,
Tutto questo vedete che implica che la nostra parte emotiva è molto utile è la chiave di accesso all'inconscio, quindi dobbiamo imparare a sensibilizzarci su questi linguaggi, dobbiamo imparare a capire esattamente come avvengono e la capacità più grande che dobbiamo fare come allenamento è la capacità di osservazione. Noi riusciremo a osservare delle cose che neanche la vostra più fervida immaginazione pensava di poter osservare, però dovete concentrarvi sul non verbale. Il verbale sì è importante, ma è comunque sottende alla nostra parte fallimentare. La vera parte vincente di comunicazione è quella non verbale. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti a questo canale e anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.